Dopo il secondo articolo in 3 giorni fatto da una testata online che generalmente fa articoli di tutti i tipi, nel secondo articolo ho notato che c'era come base il riferimento alla lettera che aveva scritto uno dei segretari della CGIL al prefetto di Roma. Praticamente ha scritto all'attenzione del signor prefetto di Roma, dottor Lamberto Giannini, presso la prefettura. Questo segretario della CGIL cosa ha scritto? Sostanzialmente ha mandato una lettera protocollata, ufficiale CGIL con tanto di logo, pubblica, dove chiede di intervenire nei miei confronti. Ma facciamo un passo indietro. Chi è la CGIL? La CGIL è un sindacato che rappresenta i lavoratori, ma nello specifico, siccome mi ha colpito un po' questo fatto, sono andato a vedere che cosa fa la CGIL e ho scaricato un attimino quello che si trova sul sito, eccetera. Tra gli obiettivi e le attività principali della CGIL includono la difesa dei diritti dei lavoratori, ma le attività del sindacato comprendono contrattazione collettiva per i lavoratori, difesa dei diritti e tutto quanto, tutela legale dei lavoratori, formazione ed educazione dove sono offerti programmi di promozione professionale e corsi di aggiornamento dei lavoratori, attività politica, perciò possono partecipare attivamente all'attività politica finalizzata a promuovere le politiche per i lavoratori. E chiudiamo con il servizio ai membri, perciò coloro che pagano una quota mensile per essere membri del sindacato e ovviamente avere tutti i servizi da parte loro. E fin qua va tutto bene, però se io pago una quota del mio stipendio mensile alla CGIL, mi verrebbe da domandarmi se qui la lettera che scrive il segretario generale della CGIL, Natale Di Cola, ha senso per quello che è, diciamo, il tipo di attività del sindacato. Egregio signor prefetto, vi scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per azioni dello youtuber Simone Cicalone, ex pugile, non so perché va specificata sta cosa, ex pugile, forse perché fa più violento, ex pugile, questo gli manca il ring, vuole menà. È un po' come dire, quando scrivi un articolo, ex corridore, oppure ex ciclista. Vi è mai capitato di leggere un articolo, è quello ex ciclista? Vabbè, andava in bicicletta, ma magari ci va ancora in bicicletta, cioè non sei mai ex pugili. Se tu fai il pugilato, lo fai per passione, è per sempre, cioè non è che da un giorno all'altro smetti per sempre, non sei più pugile. Però ripeto, è sempre quel termine che fa violenza, cattiveria. In uno degli ultimi video di quasi 40 minuti, perciò mi immagino sto segretario generale che se guarda 40 minuti di video di Cicalone su YouTube o su Facebook, a seconda dei casi, girato sulla metro, e in alcune fermate viene mostrata quella che sui canali social dell'ex pugile, ripetuto, è definita lotta ai borseggiatori. Le riprese sono un susseguirsi di comportamenti inaccettabili da parte dello YouTuber e dei suoi accompagnatori, non ha messo però pure quelli pugili, picchiatori, vabbè, di persone additate, nei confronti di persone additate come intenzionate a compiere furti, dagli atti intimidatori, verbali e fisici fino a veri e propri inseguimenti tra le scale della metro. Tutto ciò è inammissibile, non siamo semplicemente davanti a un privato cittadino che decide in maniera episodica di sostituirsi a funzioni dello Stato, di per sé grave, ma vere e proprie ronde organizzate e spettacolarizzate con video che normalizzano violenza, razzismo e un'idea distorta della legge. La nostra organizzazione resta convinta che la sicurezza delle persone, oltre ad essere un servizio pubblico fondamentale, passi per la promozione di tutti quei valori che rendono una società più inclusiva ed includente. Per queste ragioni, nel verificare quanto da noi esposto, vi chiediamo di intervenire per contrastare fenomeni di giustizia privata. Alzo le mani perché anche il sindacato si è interessato di questi video e questa è già una vittoria. Vi dico perché è una vittoria e vi dico come la penso io. Si parla di borseggiatori, se ne è sempre parlato, ma non c'è stato mai un caso mediatico relativo a un fenomeno che tutti i giorni va a decimare gli stipendi, le carte di credito e i documenti di turisti, onesti lavoratori e persone deboli, anziani, pensionati, ragazzi e via dicendo. Oggi, se qualcuno ne parla, se qualcuno si è posto il problema, sicuramente è già una cosa positiva, perché nel bene o nel male qualcuno dovrà andare sulla metropolitana, qualcuno dovrà vedere se esistono questi borseggiatori, qualcuno riceverà delle pressioni da parte di tutti. Ma la mia domanda è questa:
Cicalone è il problema perché ha fatto atti intimidatori, perché ha fatto violenza, questo è tutto da verificare, perché ha promosso il razzismo addirittura, nel senso allora so quelli, so quell'altri. Io dico sempre una cosa e la continuerò a ripetere: la criminalità non ha etnia, non ha nazionalità, il criminale è criminale, stop. Italiano, straniero, marziano, è indifferente, quando becchi il criminale, qualunque sia la nazionalità, resta un criminale, e questo non è difficile da comprendere. Ma al di là di questo, se Cicalone e la sua ronda di picchiatori corre per la metro perché sta additando delle persone innocenti o presunte tali come borseggiatori o come preposte a fare furti o altro, c'è un problema a monte. Allora, se io adesso vado a combattere Cicalone, che cosa faccio? Uso delle forze nei confronti di Cicalone, che sta andando a combattere sostanzialmente i borseggiatori. Può essere, perché comunque dice Cicalone ha infranto la legge. Se io invece usassi tutte le forze nei confronti dei borseggiatori, Cicalone e tante altre persone non avrebbero motivo di esistere. Basta vedere i filmati che vi ho messo relativi alle metropolitane. Ci sono passeggeri e turisti che si difendono da soli dai borseggiatori. Per quale motivo? Perché non ne possono più, perché è capitato più volte di essere derubati e magari beccare il ladro e o essere malmenati o malmenare a loro volta il borseggiatore che voleva scappare con la refurtiva, o anche presi dall'ira, dall'arrabbiatura. The woman tries to free herself from him and screams as if she were completely innocent. The man does not want the woman to go unpunished and puts the woman on the ground so that he can hold her until the police arrive. Perciò, secondo il segretario della CGIL, diamo un esempio negativo, non promuoviamo l'inclusione, ma noi stiamo parlando di persone che generalmente vanno a delinquere, che hanno un casellario giudiziale che parla da solo. Uno dei ragazzi che avevamo fermato ci ha mostrato il foglio firme, perciò lui doveva andare a firmare 2 volte al giorno presso la caserma dei Carabinieri, perché aveva tutti i reati di furto o tentato furto. Noi non stiamo parlando di un cittadino comune, poverino, che va al lavoro, che comunque si sta facendo gli affari suoi, ma noi stiamo parlando di persone che hanno già alle spalle dei furti pregressi e che sono state fermate più volte sia dagli addetti della sicurezza della metropolitana, sia anche dalle forze dell'ordine. Non a caso, cosa succede? Che nel video in cui lo arrestano, non siamo noi che lo arrestiamo, c'erano le guardie giurate che avevano la fotosegnaletica e che l'avevano riconosciuto. Noi abbiamo semplicemente spettacolarizzato questa cosa per raccontarla. Cosa succede? Che adesso, dopo che su Facebook diversi milioni di persone hanno visto i video, su YouTube diversi milioni di persone hanno visto i video, c'è una maggiore attenzione. La gente sa che deve stare attenta. Gli stessi stranieri guardano i video con i sottotitoli in inglese per capire di cosa si tratta. Ma non è un mistero che a Roma o in Italia, nelle grandi città turistiche, ci siano borseggiatori che restano impuniti. Impunito vuol dire che anche se lo prendi con le mani nel sacco, gli danno tentato furto, tempo, poche ore e già è fuori. Anche se lo prendono dopo per il furto, senza la querela di parte, da parte di chi è stato derubato, spesso un turista, spesso qualcuno che non è andato a denunciare, che è ripartito, non si può fare nulla. Ed è questo un po' il problema. Allora, il cittadino che si sostituisce alla legge non è Cicalone. Cicalone, se va una volta ogni 2 settimane a fare questi video, è già grasso che cola, non è che sto lì tutto il giorno, ho 1000 altre cose da fare, ho altri video, eccetera. Perciò il mio è solo un esempio, noi mostriamo l'estremizzazione di quello che è la situazione in quel momento e la portiamo davanti agli occhi di milioni di persone. Tutti i giorni c'è altra gente che combatte contro i borseggiatori, i passeggeri comuni che quando vedono un borseggio avvisano e rischiano le botte, specie quando intervengono gli uomini, e rischiano gli sputi e rischiano comunque minacce di insulti, anzi le ricevono, non è che le rischiano. E tutto questo dovrebbe far capire che se il cittadino comune, quello incensurato, quello che va a lavorare, a un certo punto è esasperato e dall'altra parte si pensa solo a fare la caccia a Cicalone perché ha portato questo fenomeno a galla in maniera più forte, non che
sono anni che c'è gente che combatte contro i borseggiatori, però quando lo vedono milioni di persone un pochettino cambia la cosa. Detto questo, io comunque ringrazio il segretario della CGIL perché ha preso in considerazione i nostri video, li ha visti, si è fatto un'idea e questo è positivo. Dall'altra, se io fossi un iscritto alla CGIL, mi domanderei se questa è proprio utilissima come cosa, nel senso preparare una lettera, protocollarla, verificarla, passarla in segreteria, mandarla al prefetto, rispetto magari a tante altre cose che ci sono da fare. Non voglio entrare nel lavoro altrui, ci mancherebbe. Io valuterei sempre una scaletta di priorità. Se la priorità oggi per la CGIL è combattere Cicalone, alzo le mani e dico fate quello che volete. Io mi sono sentito semplicemente di guardarla, analizzarla sta lettera e francamente ancora non capirla. Sarò io limitato, sarò io tarato, però fatemi sapere pure voi che cosa ne pensate. La CGIL contesta Cicalone, contesta i suoi metodi, parla, purtroppo, questo è un po' brutto da leggere, però è l'impressione che si è fatto lui, che sono video che normalizzano violenza, razzismo e distorsione della legge. Lotta ai borseggiatori di Cicalone è più grave del borseggio stesso.